Oggi voglio insegnarvi come rendere interessante il gioco del frisbee al vostro cane e insegnargli a prenderlo al volo. Se volete guardare il video sulle varie tipologie di frisbee da poter utilizzare con i vostri cani, vi lascio nelle schede il video che ho fatto. Mentre qui siamo con la mia Foxy Noxy, che è una pazza scatenata, ha 6 mesi e mezzo e già fa delle cose assurde. Ho qui 3 tipi di disco. Come cosa iniziale bisogna usare qualcosa tipo questo, che è un disco per cuccioli, è molto morbido ed è piccolo di diametro. Con questo disco rendo piacevole il gioco perché ha una buona consistenza e ha una dimensione che non ostacola i movimenti, ok? Perché se il cane prende un disco che è più grosso di lui, fa un passo e poi inciampa e non è tanto divertente magari. Quindi si inizia con un disco versione pup, che sono piccolini, per poi passare progressivamente a dischi sempre più grandi. Io qui ho un Sonic e un Competition Standard che hanno peso e dimensioni progressivamente sempre più grandi e materiali più rigidi. Per prima cosa noi dobbiamo iniziare a fare il roller. Il roller è questo lancio qua, si può fare con la presa da forehand, quindi così, oppure semplicemente così, con la presa da backhand, così. Questo è un modo per far prendere il frisbee al cane inizialmente. L'altro modo... No, Artaxino, stai fermo a terra tu, terra. L'altro modo è quello di strusciarlo per terra, upside down, quindi al contrario, perché ricordatevi che il motivo per cui il vostro cane non prende il frisbee è perché il frisbee vola e poi rimane fermo per terra piatto e non riescono a tirarlo su. I primi lanci io glieli faccio così, ok? Porta, lascia, bravissimo, passa. Guarda, questo è un primo lancio ad esempio, no? Poi faccio così, da una parte all'altra. Da una parte all'altra. Se avete tanti dischi riuscite a fare un gioco dinamico. I primi lanci si faranno col roller, come preferite. Io lo lancio anche come un push pass, quindi così, col dito, con l'indice. Il push pass è questo. Grazie. E i primi giochi sono così, lascia. I primi giochi sono così, tira e molla, upside down per terra, anche così. Ok? Così il cane si abitua a prenderlo e diventa divertente il gioco. Prima di fare i lanci veri e propri, perché l'errore che fanno tutti è di prendere il frisbee e fare vai! Oh! Lui lo prende quasi, non lo prende più, Artaxino è vecchietto, però questo lancio, se lo fate alla prima volta al vostro cane, cosa succede? Succede che il vostro cane non lo prende, il frisbee atterra per terra, poi il cane fa che cazzo, non è interessante, vado a fare qualcos'altro ad annusare. Porta. Bravissimo. Vieni, nocciolino. Adesso lascia. Lascia proprio. Adesso tanto vi lascio a tutto il processo che ho fatto con lei prima di arrivare a fare dei bei lanci, a farglielo prendere al volo. E buona visione, buon divertimento. Inizialmente, siccome voglio complicarmi la vita, provo a proporle il gioco il primo giorno che la porto al parco, più precisamente il secondo giorno dopo il suo arrivo. Questo ha la funzione di iniziare a costruire l'attenzione nei miei confronti, incanalare il suo istinto predatorio. L'istinto predatorio è quello di inseguire gli oggetti, quindi facendo giochi con lei fin da subito le faccio contestualizzare questo suo istinto predatorio nei confronti di giochi che lei potrà inseguire e potenzialmente anche distruggere. Questo mi eviterà che lei impari a inseguire persone che corrono, abbaiare ai motorini, alle macchine, inseguire i piccioni e tutte le attività sostitutive legate alla repressione di questo istinto che non possiamo dire al cane di mettere in pausa o di cancellare dalla sua memoria, bensì dobbiamo contestualizzarglielo in attività che fanno proprio leva su questa sua motivazione. Guarda la
che super questa cosa. La terza ragione è che le faccio pure contestualizzare il morso nei confronti di oggetti che lei possa, come ho detto prima, mordere, distruggere e su cui possa sfogare, diciamo, tutte queste sue attitudini. Portate questo. Grazie. Ricordatevi che non possiamo dire a un cane di non mordere. La cosa migliore che possiamo fare è dirgli mordi questo. Ecco che facendo questo gioco ottengo più benefici: l'attenzione, contestualizzazione del morso e dell'istinto predatorio, e poi la faccio anche stancare e le faccio usare il cervello, perché ricordatevi che il gioco deve essere sempre istruttivo. Siccome il mio obiettivo è anche quello di ottenere la sua attenzione nei miei confronti in ogni contesto, la porto sempre in posti diversi, orari diversi, con più o meno distrazioni, persone, bambini che giocano a pallone, altri cani, eccetera. Perché ricordatevi, l'obiettivo non è quello di fare lo show, ma è quello di appagare il nostro cane e di migliorare il rapporto con lui. Una volta che il vostro cane ha imparato a prendere il roller, possiamo passare a parlare del floater. Il floater è questo lancio qua, ok? Si tratta di lanciare il frisbee sul posto, facendolo ruotare su se stesso, dando il più spin possibile col movimento del polso, ok? Quindi tenere il frisbee qua invece di lanciarlo. Per questo lancio l'impugnatura è quella del backhand, quindi sempre frisbee così, pollice qua, le dita dietro così. Da qua porto il frisbee verso il polso e faccio questo. Siccome il cane all'inizio non sa prenderlo al volo, non capisce la fisica del frisbee, inizialmente utilizzerò il floater così e poi per farglielo prendere, per abituarlo all'idea di prendere il frisbee. Ok, anche il roller serve per fargli prendere il frisbee così, piuttosto che, ok, queste cose qua. Calcolate che in queste fasi lei ancora non conosce il comando porta, il comando lascia, il richiamo funziona un po' così così, è tutto in fase di costruzione. Quindi è normale che si distragga, che non mi porti l'oggetto, che lo abbandoni. Io devo continuare a farmi inseguire, a farla scambiare l'oggetto, sapendo che facendo così, a lungo andare, otterrò i risultati che mi sono prefissato. Ricordatevi che col cane non esiste un metodo veloce per ottenere le cose. Super, brava! Esiste solo aver pazienza, sapere quello che si sta facendo e portarlo avanti nel tempo. Bravo Nazi! I risultati a un certo punto arrivano.
Super! Quando avrete preso dimestichezza col floater, il vostro cane avrà imparato a prenderlo, diciamo, al volo. È ora di iniziare ad allungare il lancio, a pensare a come lanciare il frisbee in maniera vera e propria. Brava! Lascia. Brava, prendi. Ai ai ai, le manda, bravissima Loki. Siamo anche di qua. Bravissimo. Passa. Brava, sei matta, basta. Siccome le articolazioni e i legamenti del cucciolo sono in via di sviluppo, questa attività, soprattutto per quanto riguarda il lato dei salti e dei tricks, bisogna prestare particolare attenzione a non stressare troppo il fisico del cane. Quindi per ora pochi lanci, bassi. Bel frisbee, mi porti il frisbee? Il frisbee? Qua. Brava Noxy, brava. Cercando di non farla saltare, cosa che è molto difficile perché lei è iperattiva, però state molto attenti fino diciamo all'anno e mezzo di evitare di fare salti e cose estreme. Bravissima Noxy, sì, bravissima. Sì, bravissima.
caffè. Porti. Bravo, prendi l'altro frisbee, l'altro, cercalo, bravissima. Lasciati, facciamo una sequenza qua. Prendi, 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 bravissima. Via, qua col saltino, bravissimo, attento.